If not us, who? If not now, when? Questa domanda può essere applicata a innumerevoli contesti. Se pensiamo a persone che recentemente sono scese in guerra per combattere per un ideale, se pensiamo alla lotta per la parità di genere, per i diritti civili, se pensiamo anche ad una relazione, questa domanda può essere applicata a innumerevoli contesti. Parliamo per esempio del cambiamento climatico. Prometto che non parlerò tutta la sera del cambiamento climatico, è un tema che conosciamo benissimo tutti, per il quale ci bombardano ormai quotidianamente. Ma se ci fermiamo a riflettere, chi di noi pensa di essere responsabile del cambiamento climatico? Chi di noi invece pensa che le sue azioni possano fare la differenza per risolvere un problema così grande? Quando faccio questa domanda ci sono due tipologie di persone che rispondono in modo diametralmente opposto. Da un lato chi allarga le braccia e dice non è responsabilità mia, anzi io sto vivendo l'errore di qualcun altro, e che pensa che debbano essere la politica, le economie globali, i governi a cambiare le cose. Dall'altra invece una risposta diametralmente opposta di quelli che scendono in piazza per manifestare per il clima, che si incatenano agli alberi, che comprano soltanto prodotti vegani. Probabilmente voi vi sarete riconosciuti in una di queste categorie. Personalmente io mi colloco esattamente nel mezzo, oscillo costantemente fra questi due poli. E voglio raccontarvi qualcosa di me che sanno soltanto le persone che si sorbiscono quotidianamente le mie paranoie, ovvero il fatto che fin da quando ero piccola, adolescente, mi sono sempre sentita in colpa per essere nata in questa parte di mondo, per essere nata in una famiglia benestante, per essere nata in salute. E mi sono sempre fatta una domanda molto banale, ovvero perché io sì? E perché una bambina che come me è nata però in Brasile e che oggi vive in una favela, perché lei no? Questa è una domanda che forse qualcuno di voi si sarà fatto nella vita e nel corso della mia breve esistenza ho cercato una risposta. Ho letto, ho studiato, ho viaggiato e mi sono arrovellata, ma alla fine non l'ho trovata. Per cui a un certo punto ho capito che l'unico modo che avevo per alleviare questo senso di colpa era cercare di fare qualcosa di utile, qualcosa che facesse di questo privilegio che ho qualcosa di profittevole per gli altri. E voi direte, ma questo che c'entra? C'entra perché 4 anni fa, insieme a 2 socie, ho fondato una startup. E per raccontarvi quello che fa questa startup, parto da un banalissimo grafico che descrive l'economia che tutti noi oggi conosciamo, ovvero l'economia lineare. Questo tipo di economia si basa banalmente sul principio per cui un prodotto viene costruito, realizzato, per poi essere trasportato, distribuito, venduto, utilizzato e buttato. Qualcuno avrà sentito parlare di economia circolare, qualcuno saprà anche applicarla ad un caso concreto. Quello che posso dirvi è che l'economia circolare si basa su 4 R, che sono recupera, riutilizza, ripara e ricicla. Sono 4 R alla base di un modello rivoluzionario, se ci pensiamo, che ha l'obiettivo di valorizzare la materia, di valorizzare le risorse della natura piuttosto che sfruttarle. La nostra startup si basa sulla quarta R, quella del riciclo. Vi faccio degli esempi concreti. Una startup in Sicilia ha trovato il modo di riciclare le fibre organiche delle arance, cioè la parte bianca delle bucce d'arance, per produrre delle fibre tessili e generare capi di abbigliamento. Una startup piemontese ha trovato il modo di riciclare le bucce dei chicchi di riso per produrre pannelli fonoassorbenti per l'edilizia. Oppure ancora una startup del Lazio ha trovato il modo di riciclare il PET, cioè la plastica che comunemente usiamo per produrre le bottigliette, e l'ha riciclata in filati sintetici per produrre capi d'abbigliamento, banalmente costumi da bagno. Questi sono
alcuni esempi di quello che è l'economia circolare, in particolare il riciclo in questo contesto. L'economia circolare si basa sul concetto di rete. Per mettere in pratica questo concetto così astratto, questo modello teorico, abbiamo appunto realizzato una piattaforma georeferenziata di simbiosi industriale. E voi direte, ma che è? Se vi dicessi un Tinder dei rifiuti? No, non fate finta di non sapere cosa sia Tinder. Quindi, un Tinder dei rifiuti, una piattaforma che ha lo scopo di mettere in contatto le imprese, di generare match, in modo tale che il rifiuto di un'azienda possa essere la risorsa di un'altra. L'economia circolare appunto si basa sul concetto di rete e anche noi lo siamo. Siamo una startup innovativa, siamo una società benefit, il che vuol dire che non abbiamo come obiettivo solo quello di fare profitto, ma anche quello di apportare un contributo positivo verso la comunità, verso l'ambiente in cui operiamo. Oggi siamo un team di 25 persone, siamo in media under 30 e realizzare questa startup, questa piattaforma non è stato facile, anzi è stata probabilmente l'impresa più difficile in cui io mi sia mai cimentata e non sarei mai stata in grado di farlo da sola. Però ho creduto in un'idea e ho avuto la fortuna di incontrare persone che ci hanno creduto quanto me e con le quali ho potuto portare avanti questo progetto. Oggi abbiamo 52 aziende clienti sul territorio nazionale. Qualcuno dirà, beh, comunque un bel traguardo. Altri diranno, insomma, un po' scarso. Però sono 52 imprese, 52 progetti che abbiamo attivato. Se vi dicessi che attivando questi progetti abbiamo coinvolto più di 1000 aziende in Italia e in Europa, pensereste che è una piccola grande rete. E infatti è così, perché è la prova che il cambiamento di uno, il cambiamento del singolo, possa attivare una collettività, possa generare un cambiamento su larga scala. E questo è l'economia circolare, questa è la rete. Ma perché succede? Perché le aziende oggi hanno necessità di qualificare i loro fornitori, di misurare la sostenibilità della filiera produttiva. E ancora, perché? Perché siamo noi, consumatori, a chiederlo. E ancora, il cambiamento del singolo. Noi rivestiamo il ruolo di coloro che si attivano per aiutare gli altri a credere di poter essere artefici del cambiamento nel loro microcontesto, così che da quel piccolo cambiamento si possa generare una reazione a catena estesa ad un contesto molto più ampio. Se non noi chi? Se non ora quando? Questa domanda può essere applicata a innumerevoli contesti. E se qualcuno tra di voi oscilla come me fra quei due famosi poli, io avrei voluto che qualcuno mi dicesse non puoi cambiare il mondo, ma quello che fai ha un impatto, micro o macro che sia. Perché alla fine se non siamo noi a credere di poter cambiare qualcosa, chi dovrebbe farlo al posto nostro? Grazie.